IT Wallet, l'ultima roboante novità in termini di identità digitale che negli ultimi mesi sta facendo largamente parlare di sé, scatenando però il consueto putiferio all'italiana in cui ognuno dice la sua e si finisce per non capirci più niente. Pertanto credimi, capisco la tua posizione. Cosa diavolo è questo IT Wallet che pare diverrà attivo a partire da metà del 2024 dell'anno corrente? A cosa serve? Sarà obbligatorio oppure facoltativo? Quanti e quali saranno, se ce ne saranno, di rischi per il popolo italiano? E soprattutto, sarà davvero, come sostengono in molti, il Green Pass definitivo? Scherzi a parte, nel video di oggi abbandoneremo il seminato per un breve excursus inerente a questo fantomatico IT Wallet, durante il quale cercherò di rispondere alle domande più importanti sull'argomento, dando voce ai tuoi dubbi, interrogativi e timori prima ancora che questi si palesino. E se mai dovessi dimenticare qualcosa, qui sotto c'è il box dei commenti. Solo prima di cominciare concedimi come sempre un istante per ricordarti di passarci a seguire su tutte le nostre pagine social e di iscriverti al canale per supportarlo attivamente, attivando anche la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornato sulle ultime pubblicazioni. Ogni giovedì ore 12:30. Domanda da $1 milione: cosa diavolo è IT Wallet? Me l'hanno già chiesto in tantissimi e la risposta è che deriva tutto da un progetto europeo, ossia la fantomatica identità digitale, il futuro standard identificativo per ogni residente in Europa. Ma andiamo per gradi. Ti svelo un segreto: per quanto l'Italia faccia parte dell'Europa, oggigiorno un nostro connazionale può accedere a meno del 20% dei servizi pubblici europei mediante i documenti nazionali, i nostri documenti nazionali, e questo è un bel problema, oltre che, va detto, una delle principali ragioni dietro la nascita di IT Wallet, un servizio che permette al cittadino risidente in Unione Europea di utilizzare liberamente e soprattutto facilmente i servizi di qualsivoglia paese facente parte della stessa, nel quale si trova, per esempio, non so, in ferie, senza dover puntualmente maledire la Farnesina. Però non è ovviamente tutto qui, altrimenti la cosa sarebbe appannaggio quasi esclusivamente dei viaggiatori d'oltralpe, mentre una delle poche cose che sappiamo per certo è che ci toccherà tutti molto da vicino. Se la nascita di IT Wallet promette di semplificare l'accesso e la fruizione dei servizi all'estero, altrettanto è in grado di fare entro i confini nazionali, ed è qui che sviluppa la sua primaria utilità. Hai mai aperto un conto corrente, magari chiesto un mutuo, comprato un'auto, iscritto tuo figlio all'asilo, te stesso all'università, oppure prenotato una semplice visita tramite il Servizio Sanitario Nazionale? Almeno di non star parlando col vecchio Ozzy, almeno una di queste cose l'hai fatta, se non tutte, e di certo ti sarai accorto di un minimo comune denominatore: la montagna di fogli e scartoffie che ti sei dovuto portare dietro. Cioè, imbarazzante. IT Wallet è la soluzione, o quantomeno si presenta come tale, perché, attenzione, non dovete percepirlo come un documento fatto e finito, bensì come un portafoglio, e non a caso il termine wallet, che può contenere la qualunque al suo interno. Ciò permette, tornando all'esempio di poc'anzi, di semplificare enormemente la richiesta di un mutuo, cioè invece di perdere millenni a raccimolare scartoffie, documenti e storici, estrai lo smartphone come un moderno Billy the Kid e tac, in un paio di clic hai selezionato l'occorrente da inviare comodamente al bomber dietro la scrivania. E quando poi la banca ti ricontatta per la firma dei documenti, invece di perdere tempo a doverti presentare di persona per farlo, grazie a IT Wallet potrai anche siglare o compilare il necessario direttamente dallo smartphone, cioè più comodo di così? Gran bella domanda, alla quale però non so risponderti con certezza, perché la procedura non è ancora stata ufficializzata. Siamo infatti ancora in fase di test e da questo il presunto rilascio verso metà dell'anno, mentre è certo che non vi sarà alcuna app dedicata, bensì IT Wallet andrà ad integrarsi all'interno della già esistente IO che molti italiani posseggono già ad oggi sul loro smartphone. Scelta a parer mio sensata e direi anzi quanto mai ovvia, cioè così facendo è possibile facilitare l'utilizzo, la fruizione di un botto dei servizi con cui abbiamo attualmente a che fare, uno tra tutti quelli della pubblica amministrazione. Cioè, io il mese scorso ho rinnovato la patente e mi sono sentito come Dante a spasso per l'inferno, con l'alito sul collo di Virgilio barra Stato italiano, che mi placcava peggio che a una finale delle 6 nazioni.
Brevissimo appunto sulla questione casomai avessi skippato i precedenti capitoli. ET-Wallet si trova attualmente in fase di testing e se tutto andrà bene dovremo vedere il suo rilascio per la metà del 2024, con l'obiettivo di raccogliere più adesioni possibili entro il 2025. Assolutamente no, ET-Wallet non si pone come un sistema obbligatorio, pertanto si avrà la possibilità di scegliere autonomamente cosa fare, sebbene, considerando l'evoluzione tecnologica di questi ultimi anni, la sua adozione diverrà quanto mai automatica per moltissime persone, me compreso. Ammesso e non concesso che la funzione suggerita dal suo nome, wallet, portafoglio, verrà rispettata, potremo inserire al suo interno qualsiasi genere di documento e, a parer mio, non sarebbe impossibile assistere all'implementazione di funzionalità che la renderanno simile a Google o Apple Wallet, ovvero in grado di ospitare al suo interno carte di credito, di debito, biglietti aerei, dei mezzi di trasporto, financo le tessere dei punti dei superstore. Ma elucubrazioni del caso a parte, i documenti che ad oggi per certo troveremo all'interno di ET-Wallet sono la carta d'identità elettronica, CIE, lo SPID, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità, ma appunto non sarà limitata esclusivamente ad esse. Come già detto in uno dei precedenti capitoli, ma lo ripeto in caso te lo fossi perso e comunque a scanso di equivoci, ET-Wallet non è altro che un portafoglio, da cui appunto il nome Wallet, in grado di contenere al suo interno qualsivoglia documento intenderà inserirvi. Pertanto la sua nascita non andrà a sostituire la presenza della CIE o dello SPID, oltre che, stando alle ultime novità, quest'ultimo verrà presto dismesso e i servizi ad esso collegati diverranno fruibili direttamente tramite CIE. Personalmente li trovo quanto mai ovvi, ma essendo io un patito dell'informatizzazione e della digitalizzazione totale, ove possibile, forse gioco in casa, per cui niente, come Diego, ti spiego. Il principale vantaggio dell'adozione di ET-Wallet sta nel poter lasciare a casa il portafoglio, una comodità indicibile. Prendi me ad esempio, con lo smartphone faccio praticamente qualsiasi cosa ed ho sostituito dovunque possibile la necessità di un supporto di terze parti, ma se mi ferma un posto di blocco devo tassativamente avere com'è quel dannato ritaglio di plastica rettangolare di colore rosa, altrimenti sono dolori, sono molti dolori. Altrettanto poi chiunque potrà ottenere una firma digitale, là qualcosa non è affatto scontato oggigiorno e nemmeno alla portata di tutti e anzi richiede spesso l'utilizzo di specifici programmi o portali. Poi sì, certo, alcune persone mai se ne dovranno servire, ma averla e non doverla utilizzare è nettamente meglio che averne bisogno e non possederla. Direi quanto mai scontato, privacy, un punto estremamente delicato che però ancora molti, troppi, ignorano. ET-Wallet, centralizzando i dati di ogni cittadino, garantisce il rispetto della legge sulla privacy, rendendo disponibile la consultazione dei propri dati in ogni momento e soprattutto di sapere dove e in che modo essi vengono utilizzati. Pertanto, quantomeno sulla carta dal lato della privacy non hai di che preoccuparti. Tuttavia, data la mia sensibilità alla questione, mi riservo di aggiornarti casomai le cose dovessero cambiare, anche se dubito potrà mai diventare peggio dei tanti altri siti web ai quali concediamo l'autorizzazione completa sui nostri dati personali, come ad esempio, e l'avrai fatto anche tu qualche volta, ci scommetto, quando ti trovi davanti ad una bellissima schermata pop-up come questa e clicchi su accetta tutto perché hai fretta, necessità di vedere quel contenuto che sta dall'altra parte. Così facendo hai accettato i cookie, anzi spesso in maniera integrale, con tutto ciò che ne comporta. What? Non sai a cosa mi sto riferendo? Questo è gravissimo e per cui vola assolutamente a controllare il video che ho postato sull'argomento qualche tempo addietro. Fidati, mi ringrazierai. E come disse Michele, figlio di Jack, this is it. Questo è quanto, questo è ciò che attualmente ci è dato sapere sul fronte ET-Wallet. Come avrai già capito, e non ne faccio certo un mistero, io personalmente sono a favore del progetto ed anzi sono molto curioso di vedere come la cosa evolverà in futuro, soprattutto per questa tanto agognata possibilità di lasciare finalmente a casa il mio portafogli. E qui, caro il mio stato italiano, permettimi un appunto. Se dopo aver introdotto ET-Wallet dovrò comunque continuare a girare con questa pletora di tesserine colorate, beh, sappi che Richard Benson diventerà davvero il mio angelo custode. Ti devi spaventare! Ti devi spaventare!
Ma ora dimmi tu cosa ne pensi di questo IT Wallet, sei favorevole o contrario? Smani anche tu come il sottoscritto per disfarti una volta per sempre del tuo portafogli oppure no? Vuoi rimanere attaccato alla cara vecchia tesserina plasticata? Fammelo sapere qui sotto nei commenti, sono sempre curioso di sapere la tua opinione e come sempre se il video ti è piaciuto ricordati di spolliciarlo prima di andare via. Io sono Doc, questo è IT Support e noi ci vediamo giovedì prossimo alle 12:30 con un nuovo episodio. Non cambiate canale.